Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2024. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Capricorno, può essere un periodo creativo, di creazione, magari ci sono delle idee nuove o si concretizza qualche cosa su cui stavate lavorando da un po'. È una carta di espansione, una carta di prosperità economica e di creazione anche di un figlio eventualmente, un progetto, insomma. Andiamo a vedere Capricorno di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, mentre l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E sempre in descrizione c'è il link al corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025. Quindi voi date sempre un'occhiata alla descrizione del video, anche perché io lì inserisco le novità, le promozioni, poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta contattarmi via mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia partiamo subito con un asso di coppe, 7 di bastoni, 2 di bastoni, l'imperatrice nuovamente, ragazzi, un 4 di pentacoli, la carta del giudizio, un 9 di coppe. Ragazzi, avete delle carte bellissime. E la regina di coppe. Carte direi splendide, amici del Capricorno. Adesso andiamo a vedere carta per carta, cercherò di darvi come dei messaggi spot, andiamo a capire un pochettino com'è l'energia, dopodiché andrò a fare i vari esempi per l'amore, il lavoro, l'economia, i progetti e via dicendo. Partiamo da questo bellissimo asso di coppe, sento come un'espansione del cuore. Io qui vi dicevo che potrebbe esserci qualche tema legato alla maternità, abbiamo un'imperatrice anche qui, sento che in qualche modo magari qualcuno partorirà a dicembre o ci sarà questa lieta novella di una gravidanza di un bambino che è in cammino, insomma, dell'arrivo della gravidanza. Se non fosse più in età da figli o magari non è quello il vostro progetto, tenete sempre presente che nei tarocchi la parola figli può essere sostituita con la parola progetti, ok? Comunque, partiamo con un bel asso di coppe che mi parla proprio di un nuovo inizio, un'apertura del cuore. Qui abbiamo un carro e una regina di bastoni. Può anche far riferimento a un inizio romantico per qualcuno e per qualcun altro può essere un inizio a livello di carriera. Mi hanno proprio detto carriera. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo un 2 di spade, un 9 di spade e un 7 di coppe. Potrebbero nascere dei dubbi con questo 2 di spade, effettivamente. Potrebbe essere, sì, ho iniziato questo nuovo percorso, questa nuova conoscenza, questo nuovo tragitto di vita,
però è come se non avesse ancora bene chiaro quali potrebbero essere gli obiettivi. Qualcuno ha semplicemente cambiato strada, mi viene da dire, però è come se non si vedesse ancora chiaro, se ci fossero cose... È come con questo 7 di bastoni e questo 7 di coppe al contrario, è come se foste, perlomeno nel mese di dicembre, più impegnati a occuparvi di quello che vi sbatte contro piuttosto che occuparvi di quello che sono le vostre mete. È un po' come se ci fossero delle questioni intorno a voi che vi distraggono dai vostri obiettivi. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Fante di pentacoli, 7 di spade, 3 di spade e cavaliere di pentacoli. Che interessante, fante e cavaliere di pentacoli. Qui ci potrebbe essere qualche tema, ragazzi, tra fratelli o tra cugini. Potrebbe anche essere magari con degli amici, però c'è fortemente un legame tra voi e quest'altra persona e vi dico, andate con prudenza. Sento che comunque entrambe le parti potrebbero essere, sì, prudenti, caute, ponderate. Però se c'è qualche tipo di progetto che state mettendo in atto con questa persona a livello di relazioni vicino a voi, io ho come la sensazione con questo 7 di spade e il 3 di spade che potrebbe non essere tutto chiaro, potrebbero esserci delle cose che non sono state dette o ho sentito la parola sottogamba, come se aveste preso dei dettagli sottogamba magari di questo progetto e potrebbe arrivare effettivamente una sorta di delusione col 3 di spade. Mm. Potrebbero essere anche delle bugie che vi racconta questo parente, questo amico molto molto stretto. Andiamo a vedere l'imperatrice. Tre di pentacoli. Perché qui ragazzi guardate che la fase o la parte diciamo di progettualità è molto forte nel mese di dicembre. Io non lo so se avete già dei progetti in atto con qualcuno o se questi progetti nasceranno nel mese di dicembre, però qui avete anche, guardate, Imperatrice che è la carta della creatività, il 3 di Pentacoli che è proprio la carta della progettualità, delle collaborazioni e questo mago che mi riprende un po' questo asso di coppe come se fosse un inizio, un'azione, un qualche tipo di nuovo percorso. E vi dico, sento molto molto forte la parte dei progetti, più di tutto il resto. Andiamo a vedere il 4 di Pentacoli. Abbiamo una regina di denari. E un 3 di bastoni, di nuovo un'altra carta di progettualità e di vista verso il futuro, mi verrebbe da dire. Però è anche una carta, quello forse più il 2 di bastoni, questo qua. Il 2 di bastoni è una carta che da un lato c'è come esprime la voglia, diciamo, di guardare al futuro, di andare oltre, di fare qualche cos'altro, ma dall'altro lato c'è come una sorta di attaccamento. E qui lo rivedo un pochettino con questo 4 di pentacoli, eh. Andiamo a vedere il giudizio, perché è come se prendesse consapevolezza di qualche cosa. Quando c'è la carta del giudizio c'è una visione più ampia di una situazione, di una relazione, di un momento di vita.
Re di spade e 10 di pentacoli. Oh, che bello. Assolutamente con il 10 di pentacoli è come se ci fosse una visione familiare, è come se ci fosse una visione globale, di un nucleo proprio, composto da tante persone. Andiamo a vedere il 9 di coppe perché è una bellissima carta e mi dice che sarete parecchio soddisfatti di come vanno le cose. È come se foste nel... come si dice in italiano? Agradecimiento. Non è ringraziamento, è nel dare grazie, diciamo così. Allora abbiamo un bel eremita, carta numero 9, che è un altro 9 come questo. Wow, è un 2 di coppe. Ragazzi, io sento che davvero sarà un mese molto proficuo, molto potente, anche a livello di coppia proprio, con questo 2 di coppe, con il 9 di coppe, con la carta dell'imperatrice. Andiamo a vedere l'ultima carta, la regina, e poi vi faccio tutti gli esempi. Allora abbiamo la luna, una carta che indica un po' di ombra del divino femminile. E un 8 di pentacoli. Che interessante. Allora, ragazzi, partiamo da chi è single. Allora, devo dire che qui ho tantissime carte che mi parlano di nuovi inizi, che mi parlano di spostamenti, di viaggi. Vi dico, potrebbe esserci una persona in particolare che vi attira, che vi solletica durante il prossimo periodo. Ehm, Sento che qualcuno si farà come un po' un esame di coscienza, ma sto davvero così male da solo perché con questa persona davvero può funzionare la relazione, davvero può nascere qualche cosa, quindi io sono davvero pronto o pronta. Però tutto sommato, tra l'asso di coppe e la regina di coppe, sento che la parte emotiva sarà parecchio solleticata e per qualcuno potrebbe anche esserci un certo tipo di paura nel cambiare il vostro stato, cioè da single a non più single, mettiamola così. È un po' come il devo cambiare la mia routine, devo cambiare... non vedo sinceramente grossi cambi. È più forse un cambio di come si vedono le cose, perché ricordatevi che la luna parla di proiezioni, ok? Quindi valutate sempre le persone nel momento e non per quello che potrebbe essere o per quello che sono state, insomma, filtrate. Mi viene anche da dire, tenete un po' a bada le vostre emozioni cupe. Mm? Cercate di rimanere nell'essere contenti, nella felicità, nel ringraziare quello che, per quello che avete, benedite anche quello che avete, fatevi... Cioè, l'eremita è una carta di un saggio, quindi sento che in qualche modo sapete di essere fortunati, però è come se vi mancasse una controparte, insomma, per brillare di più. In realtà sento già che molti stanno brillando. Ok, per chi fosse in coppia, allora, se è una coppia giovane, devo dire, ragazzi, che potrebbe non essere esattamente quello che vi aspettate, ci potrebbero essere dei conflitti, ci potrebbero essere dei dubbi, sì, delle paure, delle incertezze, delle cose che non vi tornano tanto di questa persona. Di conseguenza, ho come l'idea che vi consiglino di fare fisicamente qualcosa. Quando volete conoscere realmente qualcuno, o ci bisticciate o ci lavorate insieme. In base a come la persona si comporta, in base a come si prende le responsabilità, in base se è coerente con quello che dice, quello che fa, voi vi potete fare un'idea dello spessore della persona che avete davanti. E comunque.
direi che è una fase di studio ancora. Per chi invece è in coppia da tanto tempo, ragazzi, io qui vi dico, tra l'imperatrice, due volte ripetuta, la regina di coppe, l'asso di coppe, insomma, c'è aria di gravidanza, c'è aria di progettualità, c'è aria di nuovi inizi, sì, anche nuovi progetti, nuove collaborazioni, nuove idee, nuove forme di guadagnare denaro proprio. Ehm, Diversamente, se non siete più in quella fase, vi dico, dei figli, intendo, è come se foste veramente appagati dal tipo di vita che avete. Forse la nota dolente potrebbe essere un pochettino l'amore, ma perché sento che siete voi che siete un po' respingenti con questo 7 di bastoni, il 2 di bastoni. Siete un po' come in dubbio. Alla fine qui vi vedo che voi state già bene così e quindi probabilmente questi dubbi, queste ferite anche. Ah, arriviamo al 3 di spade. Per quello che riguarda la situazione intorno a voi, e qui, come dico spesso, sono i parenti, piuttosto che gli amici, piuttosto che i colleghi di lavoro, piuttosto che i vicini, insomma. Qui ci potrebbe essere, anche se, ripeto, essendo due figli della stessa famiglia, quindi Fante di Pentacoli e, e Cavaliere di Pentacoli, è facile che siano fratelli o cugini prossimi, persone che sono cresciute insieme, diciamo così. Qui potrebbe arrivare effettivamente, datemi una carta per il 3 di spade, ragazzi, però quando c'è il 3 di spade è una ferita, è un dolore e siccome abbiamo anche un 7 di spade potreste come scoprire che vi hanno raccontato delle storie, che qualcuno ha fatto un pochettino troppo l'egoista nei vostri confronti. Guardate, in realtà non vi verrà male perché avete il giudizio poi, è come se vi desse la capacità di comprendere effettivamente la persona che avete di fianco. Vi dico, c'è anche un re di spade, quindi qui è come se a un certo punto mettesse il pugno duro, facesse come dei... È il giocatore di scacchi, io lo sento un pochettino così, perché è colui, lo stratega, colui che pianifica tutto, il re di spade. È un'energia completamente mentale, fa le liste, fa i budget, i pre-budget dei pre-budget. Cioè, è veramente una persona che analizza e organizza tutto nei minimi dettagli. E quindi qui è come se vi si aprisse un pochettino un mondo, no? Inerente a questo vostro familiare, piuttosto che appunto personaggio con il quale o la quale siete cresciuti. Vi si apriranno un pochettino gli occhi. Per quello che riguarda il lavoro. Allora, se siete senza lavoro, ragazzi, qui ci possono effettivamente essere degli inizi interessanti, però ve la dico tutta. Allora, o potrebbe essere un lavoro del passato, qualche azienda che vi richiama in un momento di picco, per esempio, perché sa già come lavorate e quindi non dovete essere addestrati di nuovo. Ehm, Ci potrebbe essere uno spostamento anche da dover fare per eventualmente iniziare o sento più un rientro più che un nuovo inizio. È vero che qui avete l'asso di coppe, ma in questo caso non avendo altri assi, diciamo che potrebbero concretizzare, sento che magari è più un ok, ho trovato la ditta, ho trovato l'impresa, ho trovato ehm, un potenziale lavoro che potrebbe partire a gennaio. Questo mese, dicembre, se ne parla, ci si organizza. È più in questo senso. Se per caso siete occupati, devo dire che andrà piuttosto sereno il mese, ragazzi, sarete impegnati. Se ci sono delle paure di non riuscire a fare tutto,
non vi preoccupate perché è solo una vostra, appunto, paura. In realtà siete perfettamente in grado di ampliare anche la vostra capacità produttiva, quindi state sereni, non fatevi venire l'ansia. E se invece siete autonomi, ragazzi, scusate, torno un attimo indietro dagli occupati. Qui per qualcuno c'è aria di spostamento, di movimento. Potrebbe essere un trasferimento da un ruolo ad un altro. Stesso livello, ma cose diverse. Ok, arriviamo a chi è autonomo, ragazzi, e qui devo dire che le cose, insomma, saranno abbastanza tranquille, forse anche un po' troppo tranquille, devo dire, ma nonostante tutto, devo dirvi che secondo me non vi mancherà niente. Certo, sarà un mese focalizzato sul lavoro, sul trovare dei modi per tamponare eventuali buchi o per sanare, guarire eventuali situazioni poco chiare, però insomma, diciamo che riuscirete, secondo me, a portare a termine il vostro lavoro con costanza, con meticolosità, insomma, avete un 8 di pentacoli, quindi il lavoro ce n'è, arriva. Io credo che qui ci sia più la paura di non riuscire a far tutto, che non la paura che manchi il lavoro. Molto bene. Passiamo al lato economico. Dunque, qui devo dire che potrebbero arrivare premi, premi inaspettati, potrebbero essere, adesso vabbè a dicembre c'è anche la tredicesima, quindi arrivano dei soldi in più rispetto a quelli, diciamo, che vi aspettate normalmente. Mm? E se per caso siete soliti investire, devo dire, ho sentito la parola dividendi, quindi arriveranno i frutti, insomma, di quello che avete investito, soprattutto se lavorate in grosse società. Per quello che riguarda i progetti, qui devo dire ragazzi che c'è aria di novità, potrebbero proprio essere progetti lavorativi che a un certo punto vi danno là a livello economico. Non so quanto sarete predisposti nel collaborare o nel portare avanti un qualche cosa voi da soli, diciamo magari poi confrontandovi con qualcun altro più che dipendendo da da qualcun altro. Però tutto sommato vedo che le cose si espandono, vedo che arrivano maggiori responsabilità, maggiori gratificazioni anche a livello economico. Per quello che riguarda la salute psico-emotiva, ragazzi, io vi dico, secondo me riuscirete in questo mese a trovare un buon equilibrio tra il tempo per voi e il tempo per gli altri. Sarete così pieni di entusiasmo con questo asso di coppe che secondo me avrete energia in abbondanza e tutto sommato devo dire che starete piuttosto bene. Prendetevi i giusti momenti di riposo perché anche voi ne avete bisogno, però vi sento che insomma manderete avanti una mole di lavoro retribuito o domestico, non importa, però è come se riusciste a portare a termine tante cose in questo mese. Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Difatti avete anche l'imperatrice, concretizzerete parecchio. È come se fosse un mese di messa a terra. Carta numero 43, conoscenza profonda. Questa carta vi invita a chiedervi il perché delle vostre scelte, il perché delle cose, il perché dei vostri obiettivi, il perché dei vostri desideri. Mm? Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo.
Ok, allora la prima carta vi dice di ritirare, diciamo, il disordine. La lezione di oggi. Dedicati alla pulizia psichica. Quanti detriti trattieni nel tuo campo energetico? I detriti sono generati dall'irritazione, dallo stress, dalle questioni in sospeso e le tossine mentali e emozionali. Ti distraggono e ti tolgono potere durante il tuo processo curativo. L'obiettivo: disfati dei pensieri e delle emozioni non necessarie. Ok, e poi qui abbiamo passa il giorno con Dio. Potete anche sostituire la parola Dio con universo, con, non lo so, Buddha, con chi credete voi, Lezione di oggi. Oggi è un giorno da passare con Dio, un giorno di preghiera, un giorno di silenzio. Immagina che tutto il mondo sia una cappella sacra. Ogni centimetro della tua vita è pieno di grazia e presenza divina. L'obiettivo: visualizzati in compagnia del cielo in ogni minuto del giorno. Wow, bellissimo messaggio, devo dire, ragazzi. Bene, qua non si vedono, ok. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per il resto io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi auguro un buon dicembre, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!